Quante volte ti è capitato di ascoltare una canzone e pensare ma come cavolo hanno fatto a trovare quel giro di accordi che ti si stampa in testa? Ciao a tutti, io sono Rino e faccio il musicista e il produttore. Scrivere una progressione di accordi che funzioni non è una magia per pochi eletti, ma è un mix di poche regole e tanto orecchio. Ci sono tanti video online che spesso tendono a dare per scontato un sacco di conoscenze pregresse. Io voglio provare a spiegarti questi concetti nel modo più semplice possibile affinché tu possa creare il tuo giro di accordi perfetto. Prepara il tuo strumento che cominciamo. Il segreto numero 1 è non scegliere a caso. Dobbiamo usare degli accordi che stanno bene insieme, proprio come degli amici che si conoscono da tanto tempo. Questa famiglia di accordi fa riferimento ad una scala. Ma che cos'è una scala? Immaginatela come un set di colori che decidiamo di scegliere per dipingere un quadro. Se scegliamo dei colori che stanno bene insieme, allora il dipinto sarà armonioso. Se metto un colore sbagliato, stoniamo. E spoiler, anche in questo caso non è detto che sia sempre un male, ma andiamoci piano, altrimenti iniziate ad impazzire dall'inizio. Nella nostra cultura la scala più usata è la scala maggiore, che potremmo definire il nostro set di colori allegri, che è formata da 7 suoni ben definiti. Partiamo con la più semplice, Do maggiore. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. A questo punto ti starai chiedendo, ok Rino, ma cosa me ne faccio delle note e delle scale se io voglio scrivere una progressione di accordi? In realtà è tutto connesso, poiché le note sono all'interno della scala e gli accordi si costruiscono con le note della scala stessa. Infatti un accordo è semplicemente un gruppo di almeno 3 note, solitamente a distanza di intervallo di terza, che vengono suonate insieme. Partendo dalla scala di Do maggiore possiamo adesso costruire i nostri 7 accordi fondamentali, aggiungendo semplicemente la terza e la quinta nota a partire dalla nota della scala. Ad esempio sul Do aggiungiamo Do, Mi, Sol e quindi otteniamo l'accordo di Do maggiore. Sul Re otteniamo l'accordo di Re minore, Re, Fa, La. Sul Mi, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito, Do maggiore. E si ripete. Ecco, questi sono i nostri accordi fondamentali. Invece quando sentiamo degli accordi un pochino più sofisticati, spesso facciamo uso di una quarta o un'eventuale quinta nota. Ad esempio, se prendiamo l'accordo di Do che abbiamo appena suonato, quindi Do, Mi, Sol, se aggiungiamo il Si, suoniamo l'accordo Do maggiore settima. Ma perché qualche accordo è maggiore e qualcun altro è minore? Pensatela in questo modo, la nota della scala dà il nome all'accordo. Invece la distanza che c'è tra i 3 suoni ci permette di definire il carattere. Ad esempio maggiore o minore. Questi sono gli accordi che trovate in tutte le scale maggiori. Arrivati a questo punto li numeriamo con i numeri romani che verranno chiamati gradi. Questi ci serviranno appunto per definire gli attori del nostro spettacolo. I più importanti sono il primo grado, che è la tonica, la sottodominante, il quarto, la dominante, il quinto e poi il sesto, che è il relativo minore. Loro mi piace definirli la nostra cassetta attrezzi base. Per far funzionare un giro di accordi noi non dobbiamo fare altro che creare un viaggio e come ogni viaggio abbiamo bisogno di momenti di tensione, quindi voglia di cambiamento e risoluzione, il ritorno a casa. Il re della tensione è l'accordo di dominante. Se aggiungiamo la quarta nota, quindi la settima, sentite proprio questa tensione nell'aria palpabile che risolve poi sul primo grado. Infatti possiamo considerare questo accordo come un grande punto interrogativo a cui poi viene data la risposta. Adesso che un pochino abbiamo capito come funzionano gli accordi, possiamo banalmente provare ad analizzare quello che è il giro di accordi più famoso al mondo, ovvero Do maggiore, La minore, Fa maggiore, Sol maggiore, Do. Questo giro di accordi funziona benissimo perché c'è un grande equilibrio tra tensione e rilassamento ed è il tuo punto di partenza sicuro. Se voglio un colore diverso su questo giro di accordi posso fare 2 cose, suonare gli stessi accordi in posizioni diverse banalmente, Do maggiore, La minore, Fa maggiore, Sol maggiore, Do maggiore. Già in questo modo cambia totalmente carattere. Oppure posso aggiungere la famosa quarta nota, quindi la settima, per dare questo carattere un po' più jazz. Quindi Do maggiore diventa Do maggiore settima, La minore diventa La minore settima,
Fa maggiore diventa Fa maggiore settima e Sol maggiore diventa Sol settima e si ritorna sul Do major. Arrivati a questo punto io potrei farti 1000 esempi diversi di progressione, perché non per forza dobbiamo utilizzare 1, 6, 4, 5, ma potrei banalmente utilizzare il 2-5-1 che è il cardine della musica jazz, 2, 5, 1, o banalmente quarto, primo, quinto, sesto, si utilizza tantissimo. Quindi qual è il mio consiglio? Ora tocca alla tua creatività. Per ricapitolare e aiutarti nello studio di questo approccio, io ti consiglio di fare in questo modo: prendi carta e penna e inizi a scegliere una scala di riferimento. In questo video abbiamo utilizzato Do maggiore, ma puoi farlo con qualsiasi tonalità. Prendi una scala maggiore, esercitati a farlo prima su tutte le scale maggiori, poi puoi fare anche la stessa identica cosa con le scale minori, ma non voglio spingermi troppo oltre, altrimenti sono troppi concetti insieme. Una volta che hai scelto la tua scala di riferimento, scrivitela e forma le triadi o le quadriadi in base anche al gusto che vuoi ottenere. Vedrai che esercitandoti a scriverle inizierai a memorizzarle e quindi non ci sarà più bisogno poi di fare questo processo un po' più meccanico. Una volta che hai scritto tutto e hai i tuoi accordi di riferimento, crea il tuo viaggio di tensione, rilassamento. Le chiacchiere da questo punto di vista servono a poco, quindi il mio consiglio è: prendi lo strumento e divertiti a creare sempre nuovi giri. Un'altra cosa che puoi fare è quella di analizzare delle canzoni che ti piacciono tanto per capire effettivamente che cosa stanno facendo gli accordi, dove si stanno muovendo. Già con quello che abbiamo detto vedrai che riuscirai a creare molti giri di canzoni che conosci e che probabilmente hai già studiato. Se non ancora l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti se ti interessa un approfondimento su questo argomento. Io alla fine di questo video ti lascio i principali giri di accordi che puoi creare sulla scala maggiore, in modo tale da poterti aiutare nello studio e nella creazione appunto di questi giri. Noi qui parliamo di musica e produzione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!